La paura di esporsi sui social è molto comune. Molti la chiamano ansia da pubblicazione sui social, mentre dall'altra parte abbiamo l'oversharing, che consiste nella pubblicazione costante dei vari aspetti della vita. E questa è una caratteristica che fa parte delle nuove generazioni che sono alla ricerca di approvazione. Ed è per questo motivo che alzano sempre di più l'asticella, non ponendosi domande sull'etica e non avendo il senso del pudore. Dall'altra parte invece abbiamo chi ha ansia da pubblicazione sui social. Ma adesso rispondiamo a una domanda: è così importante stare sui social, pubblicare un post e farlo ogni giorno? No, non è così importante, non è così fondamentale, non è di vitale importanza, ma ti perdi un'opportunità. Perde l'opportunità chi ha bisogno di esprimersi, chi vuole condividere le proprie idee, un professionista che magari vuole trasmettere i valori dei propri servizi o del proprio prodotto. Secondo una ricerca, l'ansia da pubblicazione sui social, la paura di esporsi, è strettamente collegata all'ansia sociale e sono state individuate 3 variabili. La prima è la fiducia interpersonale, una bassa fiducia interpersonale. La seconda, la paura del giudizio altrui, e la terza, la paura di ferire gli altri. Si è scoperto che gli americani e i cinesi sono quelli più soggetti a questo tipo di ansia. Cosa vorrei fare con questo video? Vorrei darti dei semplicissimi consigli che io stesso ho applicato per superare quella barriera che mi ha permesso di pubblicare sui social. Il primo consiglio che ti posso dare è quello di diventare consapevole di te stesso, consapevole dei tuoi pregi e dei tuoi difetti, dei tuoi limiti. Ti consiglio un esercizio dove tu scrivi i tuoi pregi e i tuoi difetti. In questo modo, quando andrai a realizzare un video o un contenuto per i social, metterai in risalto i tuoi pregi e cercherai un po' di nascondere i tuoi difetti. Ma sui tuoi difetti poi dovrai lavorare. Dovrai lavorarci ogni giorno e migliorarli in modo tale che quei difetti passino dalla parte dei pregi. Il secondo consiglio che ti posso dare è di importi delle regole, di creare delle regole fatte apposta per stare sui social, perché nessuno ci ha educato fino ad ora a stare sui social, non ci sono delle regole. Per questo motivo molti si prendono la libertà magari di insultare altri o di giudicare gli altri. Mettiamo caso che ci sono dei commenti negativi sotto ai tuoi post, da una parte hai gli insulti, dall'altra parte hai delle critiche. Che cosa devi fare? La regola sarà quella di ignorare completamente gli insulti, come se non fossero mai state scritte, e invece delle critiche prendere solo ciò che c'è di positivo. Devono comunque sempre essere delle critiche costruttive, è chiaro. Il terzo consiglio che ti posso dare è: fai tanta pratica, perché se devi realizzare ad esempio un video devi per forza allenarti in qualche modo. Puoi farlo davanti a uno specchio, puoi farlo registrando un video, poi non lo devi pubblicare per forza, non sei costretto. Piano piano nel tempo, con la pratica, essendo costante, riuscirai ad arrivare ai livelli che hai sempre desiderato. Tornando un po' sul tema paura di essere giudicati dagli altri, qui si entra un po' nel discorso leoni da tastiera. Allora vorrei darti 2 consigli che possono aiutarti un po' a vincere gli haters. Il primo consiglio che ti posso dare a riguardo è di avere un atteggiamento impostato sul non mi importa, cioè io accetto solo delle opinioni costruttive che mi aiutano a migliorare. Può anche essere una critica, però se si tratta di insulti le ignoro completamente, non le prendo sul personale. Il secondo consiglio che ti posso dare è quello di essere autoironico. A me personalmente l'autoironia ha aiutato tantissimo. L'autoironia è non prendersi troppo sul serio, prendersi un po' gioco di se stessi, e in questo modo tu, quando qualcuno ti insulta nei commenti o ti critica, riesci completamente a ribaltare la situazione. Vedrai che quelle haters non lo vedrai mai più. Fatto una volta, fatto 2 volte, fatto 3 volte, sparirà, perché tu non ti offendi, non te la prendi sul personale. Vorrei darti qualche consiglio su dei contenuti che potresti pubblicare già da adesso. Potresti ad esempio raccontare il tuo lavoro, le tue passioni, dettagli della tua quotidianità o delle esperienze che hai vissuto. In ultimo, parla dei tuoi fallimenti. Mostra il tuo lato umano, mostra i tuoi difetti, mostrali per quello che sei, non mostrare un altro te, un'altra versione, la versione migliore di te. Mostra chi sei veramente. Spero che questo video ti sia piaciuto e scrivimi nei commenti se uno dei tanti consigli che ti ho dato ti ha aiutato a superare la paura di esporti o questa ansia da pubblicazione. Metti mi piace e iscriviti.